Dobbiamo parlare di strumenti di misura, di come si rappresentano le misure e dobbiamo parlare degli errori che inevitabilmente abbiamo quando si misura qualcosa. Intanto distinguiamo strumenti analogici da strumenti digitali. Lo strumento analogico ha una scala graduata sulla quale leggiamo il valore della misura. Uno strumento digitale invece consente di leggere immediatamente il valore perché lo leggiamo su un display. Vediamo alcune caratteristiche degli strumenti iniziando con la portata. La portata è il massimo valore della grandezza che lo strumento può misurare. Qui vedete un esempio, un righello che è lungo 20 cm ha una portata di 20 cm. Poi abbiamo la sensibilità. Questa è la più piccola variazione della grandezza che lo strumento è in grado di rilevare. Se abbiamo uno strumento graduato, la sensibilità è data dalla differenza tra due tacche successive della scala, come vediamo qui. Questo è un amperometro, misura una corrente in ampere, abbiamo delle tacche da 1 ampere. In uno strumento digitale la sensibilità è determinata dalla cifra più a destra sul display. Qui vediamo il contachilometri, qui c'è la sensibilità di 1 chilometro. Questo è il contachilometri parziale che si può azzerare per misurare distanze percorse senza azzerare tutto ovviamente il contachilometri. Bene, in questo caso la sensibilità è 100 metri perché questo è il numero decimale considerando questi chilometri, perciò questi sono 100 metri. Altro concetto è quello di precisione, ma questo lo associamo a quello di accuratezza, perché spesso questi termini si confondono. Uno strumento è preciso se, misurando più volte la stessa grandezza, abbiamo sempre lo stesso risultato. Uno strumento è accurato quanto più la media delle misure eseguite approssima il valore vero della grandezza. E allora possiamo avere diverse situazioni che vengono di solito rappresentate con il bersaglio e le freccette. Il caso migliore è quando abbiamo uno strumento preciso e accurato. L'accuratezza vuol dire che noi ci stiamo avvicinando al centro. Ok? Quindi qui noi abbiamo delle misure sia accurate che precise perché sono tutte vicine tra di loro. Vediamo invece le singole situazioni. Tiri precisi sono tutti qui. Si concentrano in questa zona. I tiri sono molto precisi, ma non sono accurati perché il centro sta qua. Dove abbiamo dei tiri accurati? Questi provano a distribuirsi intorno al centro, però non sono precisi perché abbiamo, diciamo, una dispersione di questi tiri. Ora, caso peggiore, tiriamo a occhi chiusi dove capita e abbiamo tiri né precisi né accurati. Quando facciamo una misura in laboratorio, ma anche in casa, c'è una cosa che dobbiamo accettare subito. Non esiste la misura perfetta. Ogni volta che misuriamo una grandezza, il risultato sarà sempre affetto da una certa incertezza, ma è inevitabile. Potete avere lo strumento più preciso del mondo, stare attentissimi, ma se ripetete la misura più volte otterrete valori leggermente diversi. Questo succede perché ogni misura è influenzata da piccoli fattori legati sia a chi misura, sia allo strumento usato. Quindi di fronte a questa cruda realtà, il nostro lavoro, quando effettuiamo una misura, ha sempre un duplice obiettivo. Due cose che dobbiamo fare. Primo, dobbiamo determinare il valore più attendibile della grandezza, cioè il numero che secondo la nostra analisi rappresenta al meglio il valore vero. E secondo, dobbiamo valutare quantitativamente l'incertezza associata, cioè dichiarare onestamente di quanto la nostra misura potrebbe essere sbagliata. Gli errori ci sono. Ok, ma da dove nascono queste imperfezioni? Le cause degli errori che commettiamo in una misura sono fondamentalmente di due tipi e danno origine a due famiglie di errori completamente diverse. Abbiamo gli errori sistematici e gli errori accidentali o casuali. Partiamo dagli errori sistematici. Un errore sistematico è, come dice il nome, un errore che ha un sistema, una regola.
È un difetto di metodo o di strumento che spinge la nostra misura sempre e solo in una direzione, quindi o la sovrastima sempre o la sottostima sempre. Il caso più classico è un difetto nello strumento. Pensate a una bilancia che senza niente sopra segna 10 grammi. È chiaro che ogni cosa che peserete risulterà con 10 grammi in più. Oppure l'apertura non completa di 1 metro quando andiamo a misurare la lunghezza di un tavolo o di un banco. Beh, questo provoca un errore sistematico in eccesso. Il banco sembra più lungo di quanto è, ma perché? È perché il metro in realtà è più corto perché non è stato esteso del tutto. Un altro esempio di errore sistematico che dipende da noi è l'errore di parallasse. Succede quando leggiamo la scala di uno strumento, tipo un righello o un termometro analogico, guardando storti invece che con gli occhi perfettamente perpendicolari alla scala. A seconda dell'angolo da cui guardiamo leggeremo un valore un po' spostato. Dato che gli errori sistematici hanno una causa precisa, il nostro lavoro di sperimentatori è individuarli e, se possibile, eliminarli o correggerli. La seconda famiglia è quella degli errori accidentali o casuali e questi sono tutta un'altra storia. Sono legati a tutte quelle piccole variazioni imprevedibili e incontrollabili che disturbano la misura. Sono fluttuazioni che a volte ci fanno misurare un po' di più, a volte un po' di meno, con la stessa probabilità. Però, da cosa nascono? Pensiamoci, se usiamo un cronometro abbiamo un tempo di reazione, ma il mio tempo di reazione sarà diverso da quello di un'altra persona, per esempio. Oppure ci possono essere piccole e rapide variazioni ambientali di cui non ci accorgiamo nemmeno, una microvibrazione del tavolo, una piccola corrente d'aria quando facciamo una misura con una bilancia di una massa molto piccola. Questi errori sono impossibili da eliminare, non possiamo prevederli, però possiamo ridurne l'impatto. Come si fa? Ripetendo la misura tante volte. In questo modo le fluttuazioni in un senso e quelle nell'altro tenderanno a compensarsi e potremo usare la statistica per gestirle. Ok, tante belle parole, ma in pratica come si scrive il risultato di una misura? Usiamo una scrittura che possiamo dire standard, che possiamo vedere in questo modo. X è uguale a x soprasegnato più o meno è x. X con il trattino sopra, x soprasegnato, è il valore attendibile, cioè la nostra stima migliore del valore vero. Ogni tanto lo chiamerò x medio. Mentre EX, è con x, è l'errore assoluto o incertezza che ci dice di quanto al massimo pensiamo che la nostra misura possa discostarsi dal valore vero. In pratica stiamo dicendo che il valore vero si trova molto probabilmente nell'intervallo tra x segnato meno e con x e x segnato più e con x. Qui in mezzo ci starà il nostro valore vero. Adesso vediamo come trovare questi due numeri e partiamo dal caso più semplice che è quello di singola misura, quindi io effettuo una sola misura. Per esempio, se misuro la massa di un oggetto una volta sola con una bilancia digitale, qual è il valore attendibile? Beh, è l'unico valore che ho letto e fin qui non ci sono problemi. E qual è l'errore? L'unica informazione che ho sull'incertezza è la sensibilità dello strumento, che ricordo è la più piccola variazione che lo strumento può apprezzare. Quindi, nel caso di una misura singola, l'errore assoluto non è nient'altro che la sensibilità. Ma in laboratorio, per ridurre gli errori accidentali, noi facciamo sempre tante misure. Quindi, supponiamo di avere un certo numero di valori, una serie che indichiamo con x con 1, x con 2, x con 3, eccetera, eccetera. Questi sono valori che noi abbiamo misurato. Qual è il valore più attendibile? Facciamo la media aritmetica. Quindi si sommano tutte le misure e si divide per il numero di misure fatte, la classica media, che possiamo scrivere in questo modo. X con 1 più x con 2 più puntini puntini x con n diviso
n. La media è la nostra stima migliore perché bilancia le fluttuazioni casuali. E qui qual è l'errore? Se abbiamo tante misure, possiamo stimare l'incertezza guardando quanto sono sparpagliati i nostri dati e lo facciamo utilizzando la cosiddetta semidispersione. Si prende il valore più grande misurato, chiamiamolo così, il valore più piccolo misurato, si fa la differenza e si divide per 2. La semidispersione ci dà un'idea dell'intervallo in cui sono cadute le nostre misure. Ma adesso, attenzione, quando facciamo più misure, abbiamo 2 possibili candidati per l'errore. Questa è la semidispersione che abbiamo calcolato, ma c'è anche la sensibilità dello strumento. Quindi quale scegliamo? La regola è questa: si sceglie sempre il più grande dei due, perché dobbiamo essere, diciamo, prudenti, dichiarare sempre l'incertezza più grande. Faccio un esempio: se io qui ottenessi in una misura di lunghezza una semidispersione di questo valore, ma poi la sensibilità dello strumento, chiamo così, giusto per capirci, è 0,01 metri, che senso ha mettere questo? Tanto lo strumento non ci arriverà mai a questo valore decimale, quindi devo scegliere quello più grande. Vediamo qualche esempio. Partendo da questo, misuriamo 10 volte il periodo di un pendolo con un cronometro sensibile al centesimo di secondo. Quindi attenzione, la sensibilità dello strumento la possiamo esprimere come 0,01 secondi. Calcoliamo la media, che ci dà il valore attendibile, 2,27 secondi. Poi troviamo il valore massimo e il valore minimo e calcoliamo la semidispersione, che indichiamo con E con T. Sarà il valore massimo è 2,32, il valore minimo 2,22 e dividiamo per 2. Possiamo notare che qui la differenza fa 0,1, pertanto la semidispersione è 0,05 secondi. Confrontiamo la semidispersione con la sensibilità, notiamo che la semidispersione è più grande della sensibilità, quindi scegliamo come errore proprio 0,05 secondi. Come lo scriviamo questo risultato? Che t sarà uguale a 2,27 secondi più o meno 0,05 secondi. A volte si può anche trovare scritto in questo modo, raccogliendo, diciamo così, l'unità di misura. Ok? È una scrittura più compatta, preferibile. Vediamo un altro esempio. Misuriamo 5 volte una massa con una bilancia sensibile al grammo, quindi la sensibilità è 1 grammo. Questi sono i valori. Calcoliamo la media di questi valori. Qui è facile. Otteniamo 34 grammi. Attenzione al dettaglio, il valore medio matematico è 34,4, ma non posso scrivere 34,4 perché tanto la sensibilità è sul grammo. Questo? Ma cosa sarà mai? Quindi mi devo fermare alla cifra delle unità. La semidispersione, qui l'ho chiamato x, sarebbe una massa, ma pazienza, sarà facilissimo. 35 meno 34 diviso 2 fa 0,5 grammi. Questo però è più piccolo della sensibilità dello strumento. Quindi in questo particolare caso l'errore da scegliere è la sensibilità dello strumento. Pertanto la nostra massa, stavolta scrivo m, sarà 34 più o meno 1 e questi sono grammi. Avere il valore attendibile dell'errore non basta, dobbiamo saperli comunicare in modo corretto e universale, seguendo delle regole precise che riguardano le cifre significative, e già abbiamo avuto un assaggio con l'esempio precedente.
La prima regola si applica all'errore. L'errore assoluto di norma si arrotonda fino a lasciare una sola cifra significativa. Non ha senso infatti esprimere l'incertezza con una precisione esagerata. La seconda regola impone una coerenza tra valore e incertezza. Stabilisce che l'ultima cifra significativa del valore attendibile deve avere lo stesso ordine di grandezza, cioè deve trovarsi nella stessa posizione decimale dell'errore. Lo abbiamo appena visto. Questo significa che il valore non può essere scritto con una precisione maggiore di quella indicata dall'errore. Vediamo un esempio pratico. Dobbiamo scrivere il risultato di una misura il cui valore attendibile è 3,268 cm e il cui errore calcolato è 0,022 cm. Per prima cosa applichiamo la regola 1 all'errore, lo arrotondiamo a una sola cifra significativa. Il nostro 0,022 cm diventa 0,02 cm. Ora passiamo al valore attendibile. L'errore che abbiamo appena scritto, 0,02 cm, ha la sua cifra significativa al posto dei centesimi. Di conseguenza, dobbiamo applicare la regola 2 e arrotondare il valore alla stessa posizione decimale. Il nostro 3,268 diventa quindi 3,27 cm. Il risultato finale, scritto in modo formalmente corretto, diventa questo: 3,27 più o meno 0,02 cm. L'errore assoluto da solo non ci dice se una misura è precisa. Infatti, ragioniamo, un errore assoluto di 1 centimetro è un errore enorme se stiamo misurando la lunghezza di un quaderno, ma è un errore incredibilmente piccolo, quindi indice di una misura precisissima, se stiamo misurando la distanza tra due città. Per poter giudicare e confrontare la qualità delle misure abbiamo bisogno di un indice di precisione, e questo è l'errore relativo, che si calcola semplicemente facendo il rapporto tra l'errore assoluto e il valore attendibile della misura. È un risultato senza unità di misura, perché è un rapporto tra la stessa unità di misura. Un errore relativo piccolo indica una misura molto precisa. Poi, per rendere l'errore relativo più facile da interpretare, lo si esprime quasi sempre in forma percentuale. Per ottenerlo in forma percentuale è facilissimo, basta prendere il valore dell'errore relativo e moltiplicarlo per 100. Vediamo un esempio. Misuriamo l'altezza di un edificio, ottenendo 44,6 più o meno 0,1 metri e la larghezza di un pilastro che otteniamo come 0,32 più o meno 0,01 metri. L'errore assoluto sul pilastro è più piccolo, no? 0,01. Ma la misura più precisa è quella dell'edificio, infatti l'errore percentuale sull'altezza è solo dello 0,2%. L'errore percentuale sulla larghezza è 3%. L'errore percentuale, quindi l'errore relativo, ci permette di fare il confronto corretto. Finora abbiamo parlato di misure che facciamo prendendo uno strumento e confrontandolo con l'oggetto. Prendo il righello, misuro la lunghezza di un foglio o di un banco. Questa si chiama misura diretta. Molto spesso però le grandezze che ci interessano non si possono misurare così, ma si ottengono tramite calcoli. Pensate proprio al foglio che stavo dicendo, all'area del foglio. Quello che facciamo è misurare direttamente la lunghezza e la larghezza e poi calcolare l'area con una formula. È un rettangolo, quindi faremo base per altezza ed è una misura indiretta. Quindi ci poniamo questa domanda: le nostre misure di partenza, quelle dirette, hanno un errore. Cosa succede al risultato finale, quello calcolato? L'errore non sparisce, anzi, gli errori delle misure di partenza si trasferiscono, si propagano al risultato della misura indiretta. E il modo in cui questo avviene dipende dall'operazione matematica che stiamo facendo, quindi dobbiamo fare molta attenzione. Iniziamo con il caso più semplice, la somma di grandezze. Se una grandezza S è la somma delle altre due, A e B per esempio,
La regola è molto intuitiva. Il valore attendibile sarà la somma di A e B. E l'errore assoluto sarà la somma degli errori assoluti di A e di B. Le incertezze si accumulano. Però attenzione, perché arriva la prima regola controintuitiva. Se facciamo la differenza, cioè se la grandezza D è la differenza tra A e B, il suo valore attendibile è chiaramente la differenza di A e B. Ma il suo errore assoluto, attenzione, non è la differenza tra gli errori assoluti, è nuovamente la somma. Non si sottrae mai. Pensateci, ogni misura ha la sua incertezza. Anche se sottraiamo i valori, le incertezze si combinano e l'incertezza totale del risultato non può che aumentare. Classico esperimento: misurare il volume di un oggetto per immersione. Quindi io ho un volume iniziale di acqua, per esempio, che leggo su un cilindro graduato dove abbiamo una sensibilità di 1 millilitro, immergo l'oggetto. Questo provoca un innalzamento del livello dell'acqua. Leggo un volume finale. Il volume del sasso è la differenza e quindi scriverò, ad esempio, se il volume era 17 ed è diventato 26, faccio la differenza e ottengo 9. Abbiamo detto che la sensibilità è 1 millilitro, pertanto l'errore assoluto che consideriamo è 1 millilitro, dobbiamo sommare i due errori per ottenere l'errore sul volume del sasso e quindi esprimeremo il risultato in questo modo: il volume del sasso è 9 più o meno 2 millilitri, che otteniamo facendo la somma di 1 più 1. È intuitivo, noi stiamo leggendo prima un volume, poi un altro, quindi commettiamo prima un errore, poi un altro errore, che è sempre lo stesso, ma li dobbiamo sommare. Cosa succede invece se moltiplichiamo o dividiamo una grandezza misurata per un numero esatto, una costante, un numero che non ha errore, che qui è indicato con K? Pensate al calcolo del perimetro di un rettangolo. Noi cosa facciamo? Base più altezza e moltiplichiamo per 2. Il 2 è un numero preciso, una costante. Quindi la regola è semplice: l'errore assoluto della misura viene moltiplicato o diviso per quel numero, quindi in quel caso per 2. Arriviamo infine al caso più importante: il prodotto, il quoziente tra due grandezze, entrambe misurate e quindi entrambe con un loro errore. Ad esempio vogliamo calcolare l'area, come abbiamo detto prima, o la densità. La regola cambia in modo notevole. Quando si moltiplica o si divide si sommano gli errori relativi. Quindi in pratica come si fa? Se dobbiamo calcolare un'area, per esempio A per B, prima calcoliamo gli errori relativi di A e di B, li sommiamo e il risultato che otteniamo è l'errore relativo del prodotto. Conoscendo l'errore relativo e il valore attendibile del prodotto, possiamo poi, se serve, calcolare il suo errore assoluto, ovviamente partendo dalla formula inversa. Perciò vediamo in pratica i due esempi che ho citato, iniziando con la moltiplicazione per un numero costante. Qui abbiamo misurato una larghezza indicata con A e una lunghezza indicata con B. Il perimetro lo facciamo in questo modo: 2 per il valore medio, diciamo così, il valore che abbiamo determinato per A, e 2 volte il valore che abbiamo determinato per B. O, ovviamente, nello stesso modo facendo così. Questo ci dà 18,36. L'errore assoluto del perimetro lo otteniamo sommando il doppio dei singoli errori assoluti. Qui abbiamo 0,01, qui abbiamo 0,01, quindi dobbiamo fare 2 per 0,01 più 2 per 0,01. Risultato 0,04 metri. Questo è l'errore sul perimetro. Siamo sicuri? Dobbiamo fare l'altro controllo. Le cifre significative. L'errore assoluto ha una cifra significativa, che è posizionata qui, a livello dei centesimi, in questo caso dei centimetri. Perciò noi possiamo scrivere la misura come 18,36 più o meno 0,04 metri. Questa cifra effettivamente è a livello dei centesimi, quindi è coerente. Vediamo un altro caso invece. Usiamo la densità per andare a calcolare l'errore nel caso di una divisione. Vogliamo determinare la densità di una sostanza liquida, quindi cosa si fa? Si versa una certa quantità in un recipiente fino a raggiungere un certo volume.
Per cui noi consideriamo di avere un volume di 60 millilitri e poi misuriamo la massa del liquido con una bilancia di precisione. Questi sono i valori ottenuti. La sensibilità della bilancia è 0,1 grammi, poi abbiamo un volume di 60 millilitri con una sensibilità di 1 millilitro. Così stiamo costruendo un vero e proprio esperimento in laboratorio, anche se lo stiamo facendo in maniera virtuale, chiaramente. Dobbiamo calcolare la densità del liquido con l'errore corrispondente. Benissimo, calcoliamo il valore attendibile della massa e l'errore assoluto. Per quanto riguarda la massa, faremo la media tra quei 5 valori e otteniamo un risultato di 73,6 grammi. Calcoliamo la semidispersione facendo il valore più grande, 74, meno il valore più piccolo, 73,1, diviso 2. Questi sono grammi e il risultato è 0,5 grammi. Dobbiamo usare una cifra, La sensibilità dello strumento è 0,1, quindi noi prendiamo come errore 0,5 grammi. La massa del liquido, perciò, quanto sarà? 73,6 più o meno 0,5 grammi. È tutto coerente? Sì, questa cifra e questa cifra si corrispondono. Adesso calcoliamo il valore attendibile della densità del liquido, sapendo che il volume, grazie a questa informazione che abbiamo, è 60 più o meno 1 millilitri, che poi per comodità potremmo anche esprimere in centimetri cubi, perché a volte nelle tabelle troviamo delle densità in grammi su centimetro cubo, ma ci pensiamo dopo. Calcoliamo la densità facendo massa diviso volume, che vuol dire io faccio 73,6 diviso 60. Questo ovviamente è il valore attendibile, ok? Perciò questo ci dà 1,227, scriviamolo così, valore attendibile. Questi sono grammi su millilitro oppure grammi su centimetro cubo. Calcoliamo adesso gli errori relativi sulla massa e sul volume, perché noi dobbiamo sommare gli errori relativi, non gli errori assoluti. Perciò l'errore relativo per quanto riguarda la massa è l'errore assoluto diviso il valore attendibile. Per quanto riguarda il volume sarà l'errore assoluto diviso il valore attendibile o valore atteso. Quindi nel primo caso abbiamo questo valore e qui abbiamo questo valore. Sommiamo i due errori relativi e otteniamo l'errore sulla densità. Devo tenere tutte le cifre decimali? Per adesso mi scrivo 0,0235. Dopodiché, per esprimere il mio valore finale di densità, dovrò scrivere una densità più o meno un errore assoluto, quindi mi calcolo l'errore assoluto della densità. Questo è un errore relativo, ricordo. Quindi scriveremo che l'errore sulla densità è l'errore relativo sulla densità per il valore atteso. Perciò faremo 1,227 per 0,0235 e otteniamo con una cifra significativa 0,03 grammi su centimetro cubo. Come esprimo il risultato alla fine? Attenzione, perché il risultato di densità aveva 3 cifre decimali, ma l'errore assoluto ha 2 cifre decimali. Perciò l'1,227 lo arrotondiamo con le regole che abbiamo visto e diventerà 1,23 più o meno 0,03 grammi su centimetro cubo. Questo è il procedimento corretto. Ok? Ci fermiamo qua? Direi di sì. Alla prossima!